Allora, chiudiamo con il dottor Caron. Dottor Gianfranco Caron, per chi non lo conoscesse, è il massimo esperto italiano di nutripuntura e il suo intervento parla proprio della nutripuntura nell'età evolutiva. Prego, dottore, se ha bisogno le mando Saverio. Bene. Mandami Saverio. Vai, Savo. Non voglio fare danni. Allora, c'è da prendere questo qui. Questo è quello del conto. No, ma questo è questo. Questo? Sì. Vabbè, questa sta mangiando. Facciamo con presentazione, sì. Allora, buonasera a tutti. Oggi sono stato veramente felice perché ho imparato tantissime cose. Io sono sempre stato curioso, diciamo, nella mia professione, ormai sono vecchio, ma insomma, diciamo che mi tengo sempre aggiornato. Questa cosa dell'intestino e del microbiota è veramente una scoperta, diciamo, grandissima, perché finalmente si comincia a capire qualche cosa. E quindi questa è la prima cosa, e ringrazio questi signori qui, questi colleghi che mi hanno veramente illuminato, e cercherò di imparare un po' a leggere questi pannelli linfocitari che sono un po' complicati, ma insomma dai. Allora, io vengo qua a parlarvi di nutripuntura. Che cos'è questa nutripuntura? Voi dovete sapere che io sono 20 anni praticamente che ho conosciuto questo, il nostro amico lo chiama un guru. In effetti Patrick Verret è un uomo fuori dal comune, è un grande intuitivo, geniale, sicuramente collegato da qualche parte, ed è riuscito a capire come, diciamo, funziona un po' il sistema vivente. Nel senso che esistono, e l'abbiamo visto noi nelle vostre chiaramente esposizioni, come tutto sia coordinato da qualche cosa, non funziona tutto a caso. Quindi esiste un sistema complessissimo di autoregolazione cellulare. Cioè le cellule sì, sono fatte di materiale vivente, ma ci deve essere anche qualche cosa che le fa funzionare. Quindi la nutripuntura si occupa, se vogliamo fare un paragone, al software di un immenso sistema hardware. Quindi essa può intervenire correggendo questi software per ottenere dei miglioramenti funzionali. Questo a me mi ha appassionato fin dall'inizio, perché ti dà quasi un senso di onnipotenza, come puoi intervenire su moltissime patologie. Invece di usare farmaci, di usare interventi, tu puoi usare, diciamo, queste informazioni, e vi posso assicurare su migliaia e migliaia di pazienti che ho visto in questi anni che abbiamo avuto degli effetti di rigenerazione incredibili. Cioè, insomma, quindi... Allora, andando avanti... Ecco, che cos'è questa nutripuntura? Ve lo spiegherò in breve. Questa è nata da appunto questa intuizione di questo Patrick Verret, che ha messo a punto questi complessi di oligoelementi che hanno un'azione di, come dire, di risonanza con i circuiti elettromagnetici del corpo. Quindi noi siamo attraversati da questi campi elettromagnetici che si possono anche misurare oggi con strumenti più che sofisticati, ma che questi campi elettromagnetici trasportano delle informazioni, quindi non è che siano soltanto energia allo stato puro, no, sono informazioni. Quindi anche le nostre onde che fanno funzionare i nostri telefonini portano delle informazioni, ci dicono chi parla, cosa dice, no? Quindi sono delle informazioni. Quindi e tutto il sistema biologico è continuamente connesso a questo sistema di informazioni, che è qualcosa di spaventoso, immagino. Allora, quindi negli anni 80, appunto,
questo team, insomma, capitanato da questo Verret, mise a punto questi 38-40 nutri che sono fatti più o meno con gli stessi elementi, ma ognuno ha una vibrazione di risonanza diversa, è un po' come i tasti di un pianoforte, sono quasi tutti uguali, però ognuno ha una frequenza diversa. Quindi voi immaginate di avere a disposizione una tastiera di un pianoforte con 30-38 di questi cosi e potete comporre delle informazioni. Queste informazioni entrano in risonanza con il nostro organismo e possono cambiare lo stato funzionale. Questo è il concetto della nutripuntura. Quindi, come vedete, sono queste scatoline che si comprano in farmacia. La cosa importante è la combinazione, cioè come vengono composte queste sequenze, perché ogni sequenza ha una precisa informazione. Recentemente invece ha fatto un salto di qualità enorme, ha trovato questi altri prodotti, insomma, che sono composti da, che lui ha chiamato acquaporine e luci. Allora, le acquaporine sono una scoperta scientifica del 2003-2004 e sono state scoperte dagli scienziati americani che hanno trovato appunto questi poli cellulari, ne hanno descritti 14 tipi. E Verret è riuscito a trovare il sistema di far entrare in risonanza questi 14 tipi di acquaporine. Questo favorisce la comunicazione cellulare, il passaggio di acqua, ma anche di glicerolo, infatti ci sono anche delle glicerolo acquaporine e poi anche di qualche altro componente all'interno e all'esterno della cellula. Allora, queste ovviamente vanno a riattivare, quindi qui siamo sempre sul concetto della riattivazione di una funzione. Quindi le acquaporine esistono, ma per qualche motivo non funzionano più. Allora, utilizzando questi composti si può riportare la loro funzione. Allora, queste acquaporine sono dei forellini, delle proteine in realtà di membrana molto piccole, come degli imbutini, dove le molecole d'acqua per passare devono compiere una serie di capriole. Nel fare queste capriole sviluppano delle luci, cioè delle frequenze luminose, che poi sarebbero altro che le frequenze luminose che diciamo da millenni si conoscono nei nostri chakra, nelle nostre cose, i vari colori, insomma. Però ci sono, ogni acquaporina sviluppa un tipo particolare di frequenza luminosa, quindi pensate quante cose. Allora, questo sistema di autoregolazione cellulare che noi diamo per scontato, ma quando non funziona cominciano i problemi, perché finché stiamo bene, ok, tutto funziona bene, la macchina funziona, non dobbiamo andare dal meccanico, insomma, quindi tutto va bene. E questa ricerche sull'autoregolazione sono cominciate molti decenni fa. Molte conoscenze sono state fatte da Lakosky. Lakosky era un grande ricercatore, scienziato, e lui aveva scoperto che le piante venivano influenzate da dei cerchi metallici posti nelle loro vicinanze. E addirittura questi cerchi metallici proteggevano dalle infestazioni parassitarie di queste piante, oppure le aiutavano a guarire. E poi ci furono ricerche appunto su queste correnti vitali fatte da Verret. Ci sono stati dei lavori fatti da Luc Montagnier sui segnali elettromagnetici emessi dalle cellule, e che lui diciamo, definì come un linguaggio di comunicazione del sistema vivente, e poi soprattutto i grandi lavori che sono stati fatti sulla memoria dell'acqua e soprattutto da Benveniste. Allora, poi molte persone si sono dedicate a studiare appunto le memorie cellulari e le memorie dell'acqua. Oggigiorno sappiamo benissimo quanto sia importante l'acqua, rappresenta il 99% delle nostre molecole. L'acqua non è disorganizzata, è molto organizzata, esiste un'acqua di membrana, sarebbe l'acqua Z, che è 10 volte, sarebbe la quarta fase dell'acqua scoperta da Pollack. Quindi quest'acqua è un'acqua, diciamo, vicina alle membrane. Pensate a tutti i lavori del giudice preparata su questi lavori qui. Quindi questa è un'acqua organizzata 10 volte più densa dell'acqua che noi beviamo,
e che è come un hard disk dove vengono immagazzinate moltissime memorie, perché è un'acqua densa. Ok. Allora, la nutripuntura in pratica agisce su tutta questa cosa qua, sulla base un po' di queste conoscenze che sono state accumulate in questi decenni. Gli ambiti di applicazione, tutto, possiamo dire tutto. Certamente non possiamo guarire tutto, ma possiamo aiutare molto. Alcune cose si possono guarire, altre no. Ecco, allora, noi sappiamo benissimo che diciamo, quando c'è una perturbazione dell'autoregolazione cellulare possiamo soffrire di malesseri transitori passeggeri, dei disturbi funzionali, non so, una colite, un'artemia, una cosa del genere, oppure dei disturbi organici che danno la malattia, diciamo, cronica vera e propria. Allora, altro concetto fondamentale che vorrei sottoporvi è questo, che tutto funziona secondo un processo evolutivo. Quando si parla di neonato, possiamo immaginare per un attimo che il neonato funziona con dei programmi da neonato, è come un computer di 20 anni fa. E quindi farà le cose da neonato, ma tutto. Quindi gli enzimi funzioneranno in modalità neonato, le parole in modalità neonato, l'espressione in modalità neonato, benissimo. Voi immaginate adesso di vedere questo neonato che piano piano cresce. Quindi tutti i suoi programmi che lo fanno funzionare devono aggiornarsi. E quindi questi programmi sostengono anche la vitalità cellulare, la funzione enzimatica, la funzione degli scambi cellulari e un po', diciamo, tutte queste cose. Allora, la nutripuntura riesce, soprattutto poi vedremo in questi bambini che hanno questi problemi, di riattivare sotto il profilo dell'informazione gran parte di questi programmi, diciamo, che poi si esprimono a livello cellulare, a livello metabolico, a livello anche relazionale, nonché immunitario. Quindi entriamo nel discorso PNEI da un altro punto di vista, da un sistema dell'informazione. Allora, la nutripuntura prende in considerazione tutte le fasi dell'evoluzione, quindi abbiamo una prima matrice prenatale, dove abbiamo lo sviluppo embrionale che dura 2 mesi, poi abbiamo tutto il periodo fetale, per esempio tutto il metabolismo fetale e sanguigno metabolico è fondamentale per la costruzione degli organi e quindi della loro integrità poi nella vita adulta, quindi se abbiamo una costruzione organica alterata durante il periodo fetale, i nostri organi saranno molto più deboli, diciamo, nell'età adulta e quindi sottoposti a un ambiente particolarmente intenso potrebbero, insomma, produrre delle patologie peggiori rispetto ad altri che sono più forti, un po' la teoria del terreno e dell'adattamento dell'individuo all'ambiente. Poi abbiamo la fase della prima infanzia che va più o meno dalla nascita fino ai 3 anni e poi la fase dell'adolescenza, chiamiamo così, si chiama la fase di latenza, che va più o meno dai 7 anni ai 16-17 anni. Finalmente si passa nella fase adulta che rappresenta poi la maturazione corticale, frontale, quindi il cervello adulto. Allora, tutte queste fasi sono sostenute da precise informazioni che questo uomo è riuscito a decodificare, cioè ha detto durante questa fase funzionano questo tipo di comunicazioni, no? In quest'altra funzionano quest'altra. Quindi io posso, diciamo, perché ho imparato, stabilire dove questa persona si è fermata e per esempio abbiamo un adulto che è cresciuto ma ha dei programmi ancora attivi della prima infanzia. Questo cosa comporta? Un sacco di robe. Primo, che avrà magari un atteggiamento, chiamiamolo infantile. Secondo, avrà un sistema immunitario che magari non funziona perfettamente bene, come tutti i bambini si ammalano di tutto. Soffrirà di allergie, avrà un sistema metabolico insufficiente a digerire le salsicce o la matriciana e quindi avrà una disbiosi conseguente, eccetera. Bene, se io riesco a rimettere a posto queste cose e quindi lo tiro fuori da questa specie di sabbia mobile e lo porto a una evoluzione compatibile con la sua età. E questa è la cosa che mi affascina di più della nutripuntura. Ecco,
Vabbè, andiamo avanti. Ecco, volevo farvi vedere appunto che abbiamo queste correnti vitali che attivano e sostengono le varie fasi dell'evoluzione. Quindi abbiamo, come aveva descritto già in passato, uno stadio orale gustativo in cui saranno presenti le correnti vitali tipiche dello stomaco, del pancreas, uno stadio anale in cui saranno più espresse le correnti vitali di polmone e colon, e uno stadio genitale che saranno più espresse le correnti vitali di rene e vescica che è in relazione con le ghiandole sessuali, che è in relazione anche. Ogni parte di queste, ogni fase di questa è anche in relazione con un senso in particolare, quindi abbiamo lo stadio orale e il gusto, quindi è l'attivazione di tutto il gusto che poi ci porteremo dietro durante la vita, e se un adulto mantiene ancora queste informazioni gustative della prima infanzia, magari mangerà solo dolci o sempre cose, diciamo, che gli fanno male, perché non ha avuto l'opportunità di memorizzare nuovi alimenti, e quindi questo non facilita nemmeno la produzione di enzimi specifici, per cui farà sempre indigestione. Insomma, è una visione un po' allargata, diciamo, ma è così. Allora, poi si diceva dell'ambiente familiare, anche qui possiamo intervenire nelle relazioni tra bambino e genitori, perché anche qua i genitori hanno un'importanza fondamentale nell'evoluzione di questo bimbo. Quindi se ci sono delle madri apprensive, oppressive, eccetera, ne facilitano, diciamo, o disturbano una sua corretta evoluzione. E poi veniamo a questa storia del disturbo dello spettro autistico. Allora, facendo la nutripuntura mi cominciavano a portare un sacco di bambini con disturbi dello spettro autistico, DSA, iperattività, addirittura anche alcune sindromi di Tourette, insomma cose di questo genere. E io lì, insomma, cominciavo a sentirmi un po', dico, ma cosa ci potrò fare qua? Allora mi sono messo, come si dice, calmo, e ho cominciato a fare un lavoro di fondo, cioè andare a vedere dove c'era la possibilità di recuperare qualche cosa. Quindi la prima cosa da recuperare è a livello embrionale, quindi sui tessuti embrionali, e quello è il primo passo che faccio con tutti questi bambini, cioè ridare una funzione embrionale corretta alle mucose intestinali, alla pelle e di conseguenza anche al sistema nervoso, perché questi tessuti ectoblastici danno origine al sistema nervoso, ma anche, diciamo, a tutto il sistema di comunicazione cellulare. Allora, prima cosa questa. Poi comincio a mettere a posto la prima fase dell'infanzia, le informazioni legate all'allattamento, la seconda parte dell'infanzia, quindi il rapporto anche con i genitori, e poi tutta un'altra serie di informazioni che di volta in volta mi sono utili nel singolo caso, cioè esiste una sorta di, chiamiamolo protocollo, ma deve essere adattato, come si dice, cucito addosso alle persone. Infatti ormai ce ne siamo accorti tutti, come questi disturbi siano in continuo aumento, per quale motivo non si sa, ma insomma anche se si sa non si dice, e quindi va bene così. Quindi dislessie, disortografie, e nel giro di, insomma, dai 6 mesi a un anno i miglioramenti sono stabili, ben visibili, tant'è che mi chiamano molto anche le maestre, insomma, eccetera, perché notano dei miglioramenti, insomma, nel rapporto, nella comunicazione, nella parola, bambini non verbali che diventano verbali, insomma, abbiamo dei bei risultati. Ecco, qui, allora, poi possiamo andare anche in cose più specifiche. Per esempio, con gli ultimi prodotti che ha fatto Verè, possiamo andare a riattivare delle precise funzioni. Ne ha tirate fuori qualche centinaio, però io vi porto per esempio la funzione neuronale. Quindi se vediamo che questa funzione neuronale è piuttosto debole, possiamo riattivarla. La cosa grande di questi ultimi prodotti è che questa sequenza va fatta una volta al giorno per massimo 10-12 volte, non occorre farla tanto, e già questa informazione si memorizza e quindi diventa operativa. La stessa cosa importante per la glia, si parlava tanto di questa glia. La glia rappresenta il 95% delle nostre cellule del cervello,
Quella deputata allo scambio metabolico con i neuroni rappresenta il sistema immunitario del nostro cervello e senza di quella, insomma, non funziona niente. Quindi anche qui possiamo riattivare queste funzioni gliare che hanno la capacità poi di mantenere il buon funzionamento dei neuroni. Si parlava delle connessioni, delle sinapsi, è tutto dovuto a questa funzione gliare che lavora incessantemente notte e giorno. Poi, per esempio, una volta fatti questi lavori di base, ho 2 sequenze che danno grandi soddisfazioni, che sono queste sequenze di Nutri che vanno a stimolare queste aree di Wernicke e di Broca, che sono l'area percettiva e del linguaggio e l'area motoria. Questi, quando i bambini prendono queste, a scuola cominciano ad andare meglio, perché capiscono meglio e parlano meglio, quindi cioè, proprio fanno la differenza. Queste, per esempio, si possono prendere anche per lungo tempo, è come andare in palestra. Te le aggiungi a quelle di fondo e magari ti servono per avere... Quindi questo è il lavoro, qui abbiamo visto oggi, ne abbiamo parlato tantissimo di questo asse intestino-cervello, ci è andato fuori dagli occhi. Oltre a questi problemi appunto sul disturbo dell'autismo, si sa come queste disbiosi possono essere la causa di malattie molto importanti, soprattutto nell'età avanzata, quindi depressione, addirittura Parkinson, Alzheimer, insomma ormai questo è assodato. Questo lo sappiamo. Ecco, altre informazioni che possiamo utilizzare di nutripuntura sono la riattivazione delle placche di Peillet dei linfociti intraepiteliali, che sono veramente fondamentali per un ripristino dell'immunità intestinale. Abbiamo anche informazioni, sequenze per riattivare la funzione complessiva del microbiota, della comunicazione, diciamo, tra il basso e l'alto, che è 9 volte superiore rispetto dall'alto al basso attraverso il nervo vago, quindi possiamo agire sui neurotrasmettitori intestinali. Per esempio c'è una sequenza che uso molto nell'autismo, l'effetto autismo, che è la sequenza della vasopressina, che proprio nell'autismo è scarsa, quindi ridando questa informazione, questa ricomincia a funzionare, è veramente una cosa incredibile. Ecco, poi sempre ultimamente, queste sono cose dell'ultimo anno, è riuscito a decodificare anche delle informazioni complesse sul cervello enterico e sulla microglia intestinale. Anche queste vanno prese per una decina di volte e veramente si vede come la situazione, diciamo, cambia. Sarebbe interessante fare dei lavori magari sulla pannelli linfocitari prima e dopo, se volete, si può fare, sarebbe una cosa veramente eccezionale. Io cerco solo qualcuno che mi dia una mano, perché io faccio la parte clinica su quello, diciamo, da battaglia, ecco, però mi serve qualcuno che mi dia una mano per insomma, a tenere un po' i conti, capisci? Ecco, questo. A me bastano 30 secondi per capire quale circuito non va bene, perché uso i polsi, sento un po' come va la cosa, però ecco, quest'altra qui è interessantissima e mi piacerebbe. Queste, per esempio, sono delle informazioni che si possono usare anche senza fare la nutripuntura, cioè sono già fatte, cioè tu dici qui c'è un cervello enterico che secondo me non va bene, lo fai 10-15 volte e poi fai una valutazione, questo si rimette in funzione, non è una cosa impossibile. E anche i costi di questa roba qui non sono esagerati, cioè per fare 15 giorni di questo spenderai 30 euro, 40 euro, non è che insomma ti devi vendere la casa, ecco, quindi insomma è tutta una cosa possibile. Questi abbiamo visti, ormai questo sappiamo tutto, voi sapete più di me. Ecco, il cervello enterico, anche questo è un'altra informazione molto utile, perché rimette a posto un po' il funzionamento del cervello enterico e dei suoi neurotrasmettitori. Noi abbiamo gli stessi neurotrasmettitori sia nella parte enterica che nel cervello, però hanno una forma diversa, cioè sono
praticamente non sono proprio uguali, sono simili, però diciamo dal punto di vista biochimico sono gli stessi, e quelli intestinali sono molto importanti per programmare quelli diciamo del sistema nervoso centrale. Ecco qua, abbiamo anche delle sequenze che ha trovato, vedi, sui linfociti T, linfociti B e i linfociti intraepiteliali. Anche queste sono delle informazioni che qualora sono, possono rimettere a posto. Io le uso molto nelle allergie, nelle intolleranze, cioè si rimettono a posto le cose, veramente. E poi volevo così dare un consiglio. Questa qua sono questi batteri effettivi, micobatteri, il Micosan del mio amico, che io conosco a 20 anni. Prima lavoravamo anche insieme con l'omeopatia di risonanza, siamo stati in Germania, insomma abbiamo fatto tante cose. Poi sono stato contento quando mi ha ricordato che lui insomma commercializza questi prodotti DM. Allora, sono un po' di mesi che li ho introdotti, diciamo, insieme alla nutripuntura, e posso assicurarvi che danno una mano bestiale, perché diciamo, senza andare in, diciamo, siamo nel campo della praticità qui, cioè devi fare qualcosa e avere un risultato anche. Allora, questi contengono dei batteri particolari, soprattutto dei batteri che come si dice, che producono non sono, che producono la fotosintesi clorofilliana, capito? Dei batteri particolari che attivano sì, che attivano proprio la produzione di energia luminosa a livello intestinale, quindi come le foglie delle piante, insomma, producono questa cosa, e questa serve proprio per dare energia alle cellule sotto il profilo proprio luminoso, quindi l'intestino è buio ma un po' di luce c'è, e questi batteri la danno. Inoltre contengono anche delle 14 tipi di piante che fanno da substrato, diciamo, come si dice, ai batteri, quindi creano l'ambiente perché si sviluppino e si mantengano i batteri, quelli fisiologici. Queste ovviamente sono tutte piante fermentate, già digerite, quindi non creano problemi, diciamo, questo. E ho visto che veramente è una cosa che vi esorto, insomma, a provare. Quindi questi microrganismi effettivi appunto sono composti da questi qua e hanno un'azione fondamentalmente, diciamo, di disintossicazione, antiossidante. Per esempio te che fai ozonoterapia potrebbero aiutarti nelle fasi intermedie che fai, per l'ozono è come un po' il pompiere, no? Arriva, spegne il fuoco, eccetera. Però i focolai dopo andrebbero un po' bonificati, come si dice, magari facendo prendere questo, che poi tutto sommato devi assumere, un adulto 50 ml al giorno, non è che sia una roba, un bambino puoi dare anche 10, e quindi questo favorisce appunto un più facile ripristino della flora sana. Ecco, quindi azione di purificazione, antiossidante, cioè, quindi questo qua è un po' il dosaggio. Bene, io avrei finito, se avete qualche cosa da chiedermi sulla nutripuntura, ben felice. Grazie dottore.